Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Chiunque abbia dei bambini o lavori con i bambini ha sicuramente sentito parlare del famigerato streptococco. Questo batterio molto comune è il responsabile di una vasta gamma di infezioni che vanno dal semplice mal di gola, la faringite, ad altre manifestazioni molto più complesse e che difficilmente vengono collegate al mal di gola, almeno per un occhio non esperto. Alcuni esempi di manifestazioni più particolari e complesse dello streptococco sono la scarlattina e la malattia reumatica. In questo video capiamo cos'è lo streptococco, come si contrae, quali sono i sintomi, ma soprattutto come si diagnostica e si cura. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale. A te non costa nulla, ma a noi è di grande aiuto. Col nome streptococco si identifica in realtà un gruppo di batteri di diversi tipi, ma quello a cui si fa riferimento rispetto alle faringiti che colpiscono i bambini è lo Streptococcus pyogenes, anche meglio conosciuto come streptococco beta emolitico di gruppo A, il cui acronimo è SBEGA. L'infezione da streptococco si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con le secrezioni respiratorie di una persona infetta, quindi goccioline di muco o di saliva. Le vie più comuni di trasmissione quindi includono tosse e starnuti, ma anche la condivisione di oggetti personali di persone infette oppure il contatto con lesioni cutanee, nel caso chiaramente di infezioni di tipo cutaneo. Chiaramente l'infezione è più comune in ambienti affollati come scuole e asili, dove la diffusione del batterio è facilitato dal contatto ravvicinato tra le persone. Anche il contatto con superfici contaminate può portare al contagio, sebbene questa modalità sia meno frequente. Il periodo di incubazione dello streptococco, cioè il periodo che intercorre tra il contatto col batterio e la manifestazione dei sintomi, è in genere di 1-5 giorni. Durante questo periodo la persona infetta può già essere contagiosa anche se non presenta sintomi. La velocità con la quale si manifesta la malattia dipende dal tipo di streptococco, ma anche dal sistema immunitario della persona. Come già anticipato, i sintomi dello streptococco possono variare a seconda della parte del corpo colpita e dalla gravità dell'infezione. I sintomi più comuni si manifestano nella gola, ma possono coinvolgere anche la pelle e altre parti del corpo. Nella maggior parte dei casi, soprattutto in bambini molto piccoli e adulti, lo streptococco rimane asintomatico. Invece, nella fascia di età tra i 5 e i 15 anni esiste un maggiore rischio di sviluppare complicazioni. Vediamo quali sono le differenze tra adulti e bambini. Nei bambini l'infezione da streptococco si manifesta spesso in modo improvviso con i sintomi tipici di una faringite acuta e quindi mal di gola e difficoltà a deglutire, tonsille rosse ingrossate con placche con o senza pus, febbre molto alta e linfonodi della zona del collo ingrossati. Nei bambini l'infezione da streptococco, soprattutto se è la prima infezione, può manifestarsi come scarlattina, che è caratterizzata dall'insorgere di un rash cutaneo che parte dalla zona della piega dell'ascella per poi distribuirsi in tutto il corpo. Viene risparmiata la zona attorno alla bocca, che quindi per contrasto appare molto pallida. La lingua assume un aspetto particolare, viene definita a fragola perché è rossa con delle papille molto evidenti. Secondo gli esperti, la scarlattina si manifesta come risposta ad una tossina prodotta dallo streptococco. Anche la malattia reumatica conseguente all'infezione da streptococco è da attribuirsi ad una risposta anomala del nostro organismo. Il nostro sistema immunitario, nell'attaccare le proteine prodotte dallo streptococco, sbaglia bersaglio e attacca invece strutture dello stesso organismo. A seconda delle strutture interessate, la malattia reumatica può manifestarsi come artrite, quindi l'infiammazione delle articolazioni, miocardite o pericardite, cioè l'infiammazione del miocardio, del pericardio, del cuore, o ancora come un danneggiamento a carico delle valvole cardiache. Oppure ancora come glomerulonefrite, quindi l'infiammazione dei reni. Negli adulti in genere i sintomi sono più lievi. I principali sono mal di gola con difficoltà a deglutire, gola arrossata con o senza placche, febbre moderata e linfonodi ingrossati a livello del collo. Chiaramente, se si tratta di adulti fragili oppure non si interviene prontamente, è comunque possibile che si sviluppino complicazioni, ad esempio come la febbre reumatica. Per la diagnosi di
di faringite da streptococco è necessario effettuare il tampone faringeo. Questo infatti è l'unico esame che permette al medico di distinguere questo tipo di faringite da una di tipo virale e quindi di instaurare la terapia necessaria. Il tampone in genere viene prescritto in caso di mal di gola persistente con placche, febbre e linfonodi ingrossati. Può essere eseguito un test rapido che trovi a questo link, oppure in casi dubbi può essere eseguito in laboratorio per maggiore sicurezza. Se il test rapido o quello in laboratorio risultano positivi, il medico prescrive la cura antibiotica al fine di evitare possibili complicazioni. In genere la terapia prescritta prevede l'impiego dell'amoxicillina e solo in caso di allergia dell'azitromicina. In caso di infezione da streptococco il medico può indicare dosaggi superiori alla media e in genere la terapia si prolunga per 10 giorni. Il paziente starà già meglio dopo un paio di giorni e a quel punto non sarà più contagioso, ma come sempre è importante portare a termine la terapia antibiotica per evitare l'instaurarsi di antibiotico resistenze. Nel frattempo è anche importante riposarsi, mangiare bene e idratarsi adeguatamente. Abbiamo visto che l'infezione da streptococco è abbastanza comune tra i bambini, ma che con la giusta diagnosi e terapia può essere correttamente gestita. Infatti il riconoscimento dei sintomi e il trattamento adeguato evitano le possibili complicazioni. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.